Mi auguro che racconteremo per esempio delle storie olimpiche, delle storie di sport, perché se racconteremo le storie che ci arrivano dalle Olimpiadi di Tokyo e poi dalle Paralimpiadi, significherà che possiamo tornare a stare insieme, significherà che la pandemia inizia ad essere alle spalle e che quindi c'è il vaccino, ci sono delle cure. E quindi io cerco di immaginare simbolicamente che l'estate prossima la cerimonia di inaugurazione di queste Olimpiadi giapponesi rinviate di un anno possa essere una sorta di cerimonia di un mondo che riparte. Si tende oggi a dare prevalenza in questa specie di caos mediatico alle cose che fanno particolarmente rumore, mentre invece secondo me bisognerebbe lavorare di più sulle cose che hanno durata, non intensità, che hanno intensità di storia piuttosto che intensità di volume. E le cose che hanno intensità di storia sono quei lavori giornalistici in cui uno si preoccupa di capire prima di tutto e poi di spiegare quali sono le origini di un fatto e quali sono le conseguenze. Altre storie non significa storie strane, altre, lontane, diverse. Vuol dire storie che ci sono, che sono simboliche e rappresentative di quello che succede, che però non sono mainstream. Per cui raccontare appunto il numero dei morti o dire Bergamo nella prima fase, Bergamo e la Valseriana sono nell'occhio del ciclone, prendere invece una storia lì che ci racconti esattamente cosa sta succedendo a Bergamo, la difficoltà della quotidianità. E allora per esempio io lì ho trovato questo giovane prete, che era l'unico prete che non si era ammalato in questo paese dell'inizio della Valseriana, e allora lì raccontare la storia del prete che si è trovato a dover fare 4-5 funerali in un giorno, che correva da tutte le parti perché era rimasto l'unico non malato. Questo paese si chiama Nembro. Allora la storia di Nembro è che lui decide a un certo punto di legare le campane, perché pensa che far suonare le campane a morto ogni 2 ore aumenti l'angoscia del paese, e quindi lui ferma le campane. Allora questo è un punto di vista che non vuole essere diverso o strano, sta nella realtà, nella contemporaneità, nella cronaca, ma cerca di spiegarla con un punto di vista più largo e più di respiro. Che la vita non sono i 100 metri, la vita è una maratona e quindi non bisogna vivere alla giornata, bisogna cercare di guardare le cose in prospettiva. E allora se uno si trova che ha un momento di rottura del proprio equilibrio, anche un momento che perde il lavoro, va in pensione, scopre di avere una malattia, ha un incidente, muore qualcuno, bisogna cercare di mettere questa cosa nella prospettiva di una vita e quindi capire anche che se si vuole avere futuro e guardare avanti bisogna farsi una ragione e fare pace con le cose che accadono, perché se uno sta fisso con gli occhi indietro a coltivare rabbia e rancore, anche quando ne avrebbe motivo e ragione, intendiamoci, però questo non gli permette di riuscire a reimmaginare un futuro. Partirò con una citazione famosa, una frase forse anche abusata, che però è che ognuno deve essere il cambiamento che auspica e che desidera. E quindi se noi pensiamo che il mondo possa cambiare, noi possiamo cambiare, ma facciamo sempre le stesse cose, allora questo è impossibile. Sapere quindi che si può essere artefici del proprio futuro, e questo lo si fa coltivando un'idea e coltivando dei sogni. Non è detto che poi i sogni si realizzano, ma è molto meglio avere dei sogni e delle prospettive perché perlomeno ti tengono compagnia. Poi magari non si realizzano, ma intanto ti aiutano a fare dei pezzi di strada. Poi magari sulla strada quel sogno lì ti sembra meno interessante, ne trovi un altro, ti trovi a un bivio, vai da un'altra parte. Però intanto questo ti tiene in movimento, ti tiene in cammino. E quindi coltivare questo e poi tenere gli occhi curiosi. Secondo me la cosa più bella che uno possa avere è la curiosità, e senza temere che essere curiosi, chiedere, osservare significhi essere un po' naif, cioè molto spesso si pensa che
essere un po' disillusi, disincantati, un po' cinici sia un valore in questo mondo. Secondo me è un totale disvalore. Non ho mai visto un cinico e un disincantato inventare niente, scrivere un bel libro, fare una bella canzone, un bel film. Penso sempre che le persone che tengono vivo un po' una curiosità infantile dentro di loro hanno tanta benzina nella vita. Guardi, le dirò la verità, non la conosco ancora, perché se già la conoscessi mi verrebbe da dirle che è un po' scontata. Le storie mi arrivano e le trovo non mettendomi in maniera seriale a cercare, ma avendo un atteggiamento di curiosità sul mondo, e quindi leggendo, curiosando, parlando con le persone, osservando. E in questa osservazione alla fine le storie ci sono, perché intorno a noi ci sono un'infinità di storie. Nell'ultima newsletter ho fatto un'intervista a Gianni Berengo Gardin, grande fotografo italiano, che ha compiuto 90 anni questo autunno. E Berengo Gardin mi ha detto: io do un consiglio ai giovani fotografi: non pensate che le buone storie debbano essere per forza lontane o esotiche. Scendete sotto casa vostra e iniziate a guardare con occhio curioso, con occhio aperto ciò che vi circonda, perché spesso le buone storie sono vicino a voi.